In questo video approfondiremo degli aspetti particolari del rischio che prescindono dalla sua valutazione prettamente quantitativa. Parleremo delle contromisure, delle precauzioni per mitigare il rischio, parleremo dell'accettabilità del rischio e parleremo di un aspetto che è estremamente importante, soprattutto nel momento in cui si tratta di mettere in atto le procedure di presidi per la gestione del rischio stesso, ovvero la percezione che l'individuo ha del rischio. Se noi parliamo di contromisure, effettivamente il rischio è la risultante di cosa? Della composizione del pericolo con le contromisure che noi usiamo per ridurlo. Ad esempio, attraversare l'oceano in una barca remi è sicuramente pericoloso, ma questo pericolo può essere mitigato se invece di farlo con una barca remi lo facciamo con un transatlantico. In ogni caso, e questo è un concetto chiave e basilare, per quanto noi adottiamo delle contromisure non potremo mai arrivare a una quantificazione del rischio pari a zero, ovvero il rischio zero non esiste, ma deve essere valutato in termini della sua accettabilità. E il concetto di accettabilità non è un concetto univoco, stabile nel tempo, ma varia in funzione delle esigenze individuali e del contesto socio-economico all'interno del quale l'individuo si trova ad operare. È fondamentalmente un'operazione continua di negoziazione tra accettabilità e il livello del rischio stesso. Sempre nel contesto della valutazione degli eventi, la probabilità di questi eventi e la gravità delle conseguenze, supponiamo di osservare una situazione dove un sacchetto di plastica usato come imballaggio in un prodotto per i bambini viene considerato come pericolo. E il pericolo viene da una proprietà del prodotto stesso, ovvero del fatto che è impermeabile all'aria. Tipico scenario dell'incidente: il prodotto copre la bocca o il naso del bambino e copre vie aeree interne. Il bambino non è in grado di rimuovere l'imballo con il conseguente panico e non è in grado di respirare. In uno scenario di basso livello di attenzione da parte dei genitori, il rischio è legato alla seguente perdita: il soffocamento. Si noti che i bambini piccoli sono consumatori particolarmente vulnerabili in quanto non si comportano come gli altri consumatori e questo aggrava ulteriormente il rischio. Le caratteristiche intrinseche dei bambini, tra cui il loro stadio di sviluppo, la loro esposizione ai fattori di rischio, li sottopone a un rischio molto maggiore rispetto agli altri gruppi. Una cosa molto importante è da distinguere tra la percezione del rischio e il rischio assoluto, perché la valutazione del rischio a volte è una questione di prospettiva. Il tipico esempio sono i sedili da bagno che vengono usati proprio per aumentare il livello di sicurezza per i bambini e quindi il risultato è quello che i genitori o gli operatori sanitari si fidano in maniera esagerata e quindi lasciano incustoditi i bambini, tipo tipicamente a sentarsi qualche secondo o per guardare l'altro bambino, con il risultato che questi sedili da bagno, anelli da bagno, sono una di molte cause di incidenti a livello europeo. Quindi rischio è un concetto molto intrinseco a chi sta osservando la situazione. La stessa situazione è anche con i girelli, che a volte vengono usati proprio per mettere il bambino in sicurezza, protetto, quando invece il bambino si troverebbe molto meglio, sarebbe esposto a meno rischi se gattonasse per terra. Perché, come avevamo visto, girelli addirittura in alcune zone sono vietati in quanto causa di molti incidenti dei bambini, specialmente nella prima infanzia. Chiaramente una percezione del rischio bassa fa in modo che la tolleranza al rischio è più elevata e quindi i comportamenti potrebbero essere più rischiosi, quindi questo è un po' la catena causale. Però ci sono i fattori che influenzano direttamente la percezione del rischio e possono essere suddivisi a 3 livelli: il livello micro, meso e macro. A livello micro quello che conta è l'informazione che uno ha a disposizione in modo da diminuire i bias cognitivi. A livello meso è il livello quello di comunità, cioè
a volte è la comunità stessa che mette pressione sui genitori, operatori rilevanti a adottare le misure di sicurezza. E chiaramente a livello macro ci vorrebbe una cultura e promozione della sicurezza con le eventuali sanzioni in caso del non rispettare delle norme e rafforzamento della cultura della sicurezza.